Ciao, io sono Yami e in questo video tratterò 10 curiosità sulle mie adorate maghette ma in particolare sul team Enormita. E ora, sigla! Ricordo che questo video contiene spoiler sulla serie e sul manga, se vi va di guardarlo. Prima di cominciare vi ricordo che sul canale è già presente un primo video contenente 10 curiosità su Triss Magic, che ho scelto di dividere in due perché era più divertente e c'era più curiosità, perciò usiamole tutte. E ora, domanda del giorno: vi piace questa serie? Se sì, qual è il vostro personaggio preferito? Questa volta di Enormita. Allora, come detto nell'altro scorso video che trovate sul canale, questa serie l'ho iniziata per caso, perché giustamente ne avevo sentito parlare, perché adoro le serie delle maghette. È una di quelle serie che rispecchia la parte del non tutto è come sembra, e parla principalmente di Utena, che è appassionata come non so cosa di maghette, colleziona di tutte e di più come anche noi che ci piacciono le action figure, e vuole diventare anche lei una maghetta. Solo che Sfiga vuole che viene reclutata dalla mascotte dei nemici, e per questo finisce per trasformarsi in Magica Baizel e dover sconfiggere le sue adorate maghette, come da titolo. Però non è così tutto come sembra, perché poi giustamente scopre che gli piace un casino maltrattare le maghette che tanto gli piacevano, in modo che inizi a perdere pezzi dei vestiti delle maghette e diventa tutta una cosa molto ecci e divertente, perché alla fine è più un nudo di anatomia che altro, però è divertentissimo. E il personaggio preferito di Enormita, prendendo anche i personaggi che ci sono più tardi nella serie, a me piace particolarmente Locomusica e anche Nero Alice. Ne erano un po' tutti in realtà, però ok. E ora curiosità 1. Iraji può significare agrifoglio in giapponese, un olivo fiorito originario del Giappone, mentre Utena potrebbe essere un riferimento a Utena Tenryu, il personaggio titolare della serie Revolution Girl Utena. 2. La parola Basel ha origine francese. Se usata come sostantivo si traduce in bacio. Se usata come verbo è un termine gergale, volgare, che indica il sesso. 3. Sulla copertina del primo capitolo Utena indossa una versione uniforme viola dell'uniforme di Triss Magic. Tuttavia nel manga stesso non viene mostrata mentre indossa il colle uniforme. Certo, era il suo sogno, tecnicamente. 4. Kiwi è assente dal duello di mezzanotte tra Basel e Azul per diversi motivi nell'anime e nel manga. Nel manga non risponde al telefono, mentre nell'anime è in viaggio con la famiglia a Okinawa. 5. È implicato che Kiwi possa provenire da una famiglia benestante. La sua casa è molto spaziosa e sontuosa, e Utena rimane sbalordita quando Kiwi la descrive come una casa umile. Acquista quello che sembra essere un Q100 che costa quasi 1375 yen, ovvero 9500 dollari in dollari americani. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, iscrivervi al mio canale se non lo siete già, e che nel canale c'è un altro video, come ho già detto, sempre sulle mie adorate maghette, e una playlist con altre curiosità di anime, manga e quant'altro. E ora andiamo avanti. 6. Leopard può riferirsi a un modello di carro armato sviluppato dalla Germania,
o alla specie felina leopardo. 7. Morino corisu può essere letto come piccolo scoiattolo nel bosco. 8. Sebbene l'anime descriva l'applicazione della sua capacità da parte di Alice sulle persone come ipnotismo, il manga conferma che si tratta di un'autentica manipolazione della realtà, con un esempio quando ha curato Utena per riportarla in salute e un altro nell'arco in 2 capitoli di Loco Souls. 9. Il nome Enormita potrebbe derivare dalla parola latina enormitas, che significa irregolarità, o dalla parola inglese del tardo medievale enormita, che significa atto mostruoso o innaturale. Sembra anche essere una combinazione di enorm e ita, perciò enorme e Venalite, che è la mascotte della serie dei cattivi. 10. I compleanni: Utena 14 novembre, Kiwi 6 luglio e Kurusu 8 febbraio. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di seguirmi e alla prossima. Bye bye!